Salve a tutti, bentornati sul canale. Nello scorso video vi ho fatto vedere come pescare i pesci serra con la tecnica della teleferica. Oggi voglio spiegarvi per filo e per segno come realizzare questo tipo di pesca abbastanza semplice. Prego anche chi fa questa pesca in maniera costante di scrivere nei commenti qualche consiglio che può essere utile a tutti quanti. La pesca con la teleferica è un tipo di pesca che ci consentirà da riva di pescare dei grossi predatori. Parliamo di pesci serra, di lampughe, ma anche di grosse lecceamia o ricciole dove è possibile, quindi anche di pesci di 20-30 kg dove è possibile combatterli e tirarli fuori. Ma come funziona questo tipo di pesca? Sostanzialmente con una canna da surf casting abbastanza pesante andiamo a lanciare il nostro piombo e mettere in tensione il filo, creando appunto una sorta di filo di una funivia. Su questo filo agganciamo un moschettone e facciamo scendere un'escaviva. Tutto qui è abbastanza semplice, ma ora vi spiego nei minimi particolari come andare a preparare l'attrezzatura e come andare a effettuare la pescata. Per iniziare abbiamo bisogno di una canna da surf casting che sia abbastanza potente, in grado di lanciare almeno 150 grammi. Io preferisco le canne ripartite in più pezzi perché hanno sicuramente un'azione più idonea a questo tipo di pesca. Tuttavia, anche se avete una canna telescopica un pochino pesante, un pochino potente, va bene. La canna deve essere lunga almeno 4 metri. Ovviamente una canna lunga ci permette di effettuare una teleferica migliore. Veniamo poi al mulinello. Anche qui utilizziamo un classico mulinello a surf casting, ma con una bobina che sia capiente, per il semplice motivo che con questo tipo di pesca dobbiamo utilizzare un filo dello stesso diametro. Non possiamo fare shock leader o altri tipi di finali, ad esempio i finali conici, per il semplice motivo che nel momento stesso in cui il pesce va a mangiare, il filo sarà parte integrante della ferrata. Quindi sostanzialmente utilizziamo un monofilo che va dallo 0,35 allo 0,50 a seconda di quanto è pesante la nostra canna e a seconda del tipo di esca che stiamo utilizzando o di pesce che vogliamo insidiare. Qui ad esempio io ho uno 0,35, sull'altra canna uno 0,45 perché quella che è un po' più pesante è sempre destinata a prede più grandi, infatti innesco sempre dei cefali grandi, delle grandi aguglie, quindi quella è per i pescioni. Quindi filo diretto che arriva direttamente qui sul piombo. Io alla fine metto una girella col moschettone, vedete, ed è molto importante che nella parte finale ci sia questo stopperino. Se riuscite a trovarlo morbido è meglio. Per quale motivo? Perché è proprio qui che si andrà a fermare il nostro terminale quando andiamo a combattere il pesce. Parliamo di piombi. Per questo tipo di pesca abbiamo bisogno di un piombo che riesca a tenere la lenza abbastanza tesa. Quindi sono ideali, se peschiamo su un fondale sabbioso dove non abbiamo grossi incagli, dei piombi di questo tipo spike o dei piombi a piramide che hanno un'ottima tenuta sul fondo. E come vedete questo piombo spike, nel momento stesso in cui poi io vado a prendere il pesce, si aprono queste alette e lo posso recuperare tranquillamente. Purtroppo invece quando peschiamo da scogliere alte, dove la possibilità di incaglio è elevata perché il fondo è fatto appunto di rocce, di grotto, di scogli, dobbiamo utilizzare un piombo a perdere. Quindi come vedete un piombo da almeno 120 grammi con 1 metro, 80 cm di un filo sottile. Io qui utilizzo uno 0,25 che nel caso in cui si incagli io rompo il filo, però posso recuperare tranquillamente il pesce che in questo caso si fermerà solo sulla girella e con uno spezzone di filo rotto. Occhio, se utilizzate un filo troppo grande il rischio è che non si rompa e che il pesce vada a rompere la lenza madre e perdiamo tutto. A me è successo diverse volte. Parliamo ora delle esche. Le esche, le migliori esche che possiamo trovare sono l'aguglia, la lecciastella e il cefalo. Tuttavia vanno bene anche saraghi, salpe, quando abbiamo la possibilità di catturarli. Ovviamente va utilizzata una vasca del vivo. Io come vasca del vivo utilizzo questa qui, vedete? È un contenitore tondo, circolare, comodo. L'importante è che sia circolare, se no l'aguglia e gli altri pesci ci vanno a sbattere contro e si danneggiano. E poi utilizziamo un ossigenatore di questo tipo qui, vi lascio il link, io l'ho preso su Amazon, costa abbastanza poco. Per quanto riguarda poi il nostro finale, abbiamo bisogno di un finale lungo circa 1 metro, 1,5 metri, a seconda di dove peschiamo. Ad esempio questo è un fondale molto basso che degrada, quindi abbiamo bisogno di un finale un pochino più corto. Altrimenti se pescasse da una scogliera molto fonda con un fondale di 15-20 metri
un finale un pochino più lungo va bene. Per quanto riguarda il tipo di montatura, questa dipenderà dall'esca che ho preso. È ovvio che se peschiamo un cefalo così abbiamo bisogno di ami più grandi, un cavetto d'acciaio più grande e tutto quanto. Se il cefalo è piccolino e comunque è micidiale per i serra, possiamo utilizzare tranquillamente un cavetto più corto e più sottile. Come vedete io qui ho tutto catalogato in modo tale che a seconda di quello che pesco vado a utilizzare il cavetto. Passiamo ora all'azione di pesca. Io appena arrivo al mare preparo le mie canne, preparo il treppiedi e lancio subito una canna con il piombo. Una volta che ho lanciato metto il piombo in tiro, questo è un piombo a piramide quindi non ho problemi, e mi porto la canna abbastanza lontano, la metto anche molto bassa, in modo tale che posso raggiungere subito il filo nel momento stesso in cui pesco un'esca e lo devo agganciare, vedete? Sono già pronto. Benissimo, una volta che abbiamo catturato la nostra esca, io la lascio riposare 2 secondi in questa vasca del vivo, vedete? Con il mio bello ossigenatore in modo che si riprenda, preparo e vado a scegliermi il terminale. In questo caso è un terminale a un amo singolo con un cavetto di 15 libbre perché il pesciolino è piccolo. Una volta che abbiamo preso la nostra esca ci bagniamo le mani e rimanendo nell'acqua lo inneschiamo. Ora l'innesco deve essere davvero sotto pelle, vedete? Il cefalo, ora possiamo levare anche l'ossigenatore, è estremamente vitale ed è preso sotto pelle. In questo caso, sebbene lo abbiamo ferito, lui comunque continuerà tranquillamente a nuotare. Qualora non prendessimo nulla lo possiamo anche rilasciare. Apro il moschettone e veloce lo attacco sulla mia teleferica, lo chiudo, intanto il pesce lo faccio stare nell'acqua, dopodiché prendo la canna e lo faccio camminare. Vedete, con questo movimento così io alzo la canna, ecco perché è importante una canna anche abbastanza lunga, e lo faccio scendere piano piano. Il piombo a piramide mi consente di fare questa cosa. Se invece sto pescando su una scogliera molto alta, è ovvio che non avrò bisogno di mandarlo chissà dove, perché comunque l'inclinazione del filo sarà molto maggiore, ovvio. Qui, visto che ci troviamo su una spiaggia, l'inclinazione è anche relativamente poca. A questo punto metto la mia canna nel poggiacanne. La frizione, ragazzi, deve essere abbastanza chiusa. Per quale motivo? Perché il pesce praticamente si deve ferrare nel momento stesso in cui mangia quasi sul filo. Ecco perché non dobbiamo tenerla troppo aperta, quindi la teniamo quasi al carico di rottura del filo, non troppo chiusa. Ad esempio questo già è un buon settaggio. Può succedere che alcuni pesci, soprattutto i cefali, tendano sempre a tornare verso riva, per cui praticamente non stanno mai in pesca e razzolano sempre vicino agli scogli. Quindi con questo piccolo piombino, non so se riuscite a vederlo, è un piombo di una quindicina di grammi, io lo metto sulla teleferica stessa in modo tale che impedisce al pesce di risalire. Quando il pesce abbocca la mangiata sarà veramente evidente. A questo punto non dobbiamo aspettare molto, prendiamo la canna, recuperiamo veloce finché il piombo non arriva a battuta col pesce, non arriva a battuta col piombo. A quel punto magari diamo una ferrata in più e poi combattiamo il pesce. Parliamo ora di qualche piccolo trucchetto che potrà aiutarci durante la pescata. Beh, innanzitutto spesso i pesci vogliono vedere la guglia o la nostra esca dimenarsi un pochino di più ed è per questo che non vogliamo farla arrivare fino al piombo, vogliamo lasciarla un pochino più a galla. Si può utilizzare un galleggiantone, un pezzo di polistirolo, quello che vi pare, vicino al nostro moschettone che si trova sul filo, in modo tale che la nostra esca non potrà arrivare troppo lontano, si diminuirà in alto. Spesso questa piccola soluzione vi ha fatto pescare un sacco di pesci quando c'erano ma non volevano mangiare. Qualche piccolo consiglio quando andiamo a pescare le nostre esche. Innanzitutto nel momento stesso in cui cominciamo a pescare e le aguglie stanno mangiando, gli altri pesci stanno mangiando, pescatene più possibile, perché nel momento stesso in cui arrivano i predatori ci troveremo poi senza esca. Inoltre, se hanno ingoiato la lenza,
tagliatela vicino alla bocca, perché se andiamo a slamare il rischio di ammazzare il pesce è elevatissimo. Inoltre, se abbiamo innescato la nostra esca, soprattutto la guglia, e vediamo che è quasi moribonda, non abbiate fretta di recuperarla e metterne un'altra, dategli il tempo di riprendersi un attimino. E vi ricordo che anche un pesce moribondo è comunque un'ottima esca. Infatti nel video che avete visto io il primo serra l'ho preso con una guglia che era praticamente morta. Con questo vi ho quasi detto tutto su questo tipo di pesca. Prego comunque, chi sa qualcosina in più, qualche consiglio da dare, di scriverlo nei commenti, in modo tale che possiamo poi applicarlo durante l'azione di pesca stessa. Ragazzi, in bocca al lupo, perché questo è il tipo di pesca più bello e veramente ci farà pescare i mostri che sono dietro l'angolo. Con questo vi saluto, mi raccomando, condividete il video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!